Allora, ciao a tutti Ferdi. Oggi, vedendo le mie videocassette che masticatore, finisce, mi sto trasferendo in digitale, ho trovato la mia prima recensione video che è datata marzo del 1990. Ora ve la voglio fare vedere, non è niente male, è fatta abbastanza bene. Va bene? Vediamola insieme. Ciao ciao. Il 500esimo mi sembra, si ha bisogno di una maggiore quantità di luce per poter realizzare l'immagine sul nostro CCD, che è poi l'elemento sensibile dove si forma l'immagine, che è un piccolo quadratino con tanti pixel che sarebbero dei puntini sensibili alla luce in cui si forma l'immagine, perché l'immagine è formata da tanti puntini luminosi, accesi o spenti. Bene, quindi così diciamo in alta velocità e questo diciamo in condizioni normali. Ora passiamo alla spiegazione di quest'altro pulsante che è il backlight. Premendo questo pulsante noi andiamo a agire sul nostro diaframma aprendolo di circa mezzo stop, uno stop. Quindi questo pulsante ha la funzione di schiarire il nostro soggetto quando ci dovessimo trovare in una condizione di controluce, quando nel caso il nostro soggetto avesse una luce abbastanza forte alle spalle. Quindi premendo questo pulsante noi andremo a schiarire, diciamo, l'immagine del nostro soggetto. Quindi diciamo che per ottenere questo effetto il pulsante va sempre tenuto premuto. Quando si lascia, diciamo, tutto tornerà nelle condizioni normali. Ecco, ora questo altro pulsantino qui, che è indicato come fader, e ci serve per la dissolvenza sia in apertura che in chiusura. Quindi premendo questo pulsante avremo un oscuramento graduale della nostra immagine nella videoregistrazione. Tralasciandolo avremo, diciamo, l'apparizione dell'immagine che è formata nel nostro mirino elettronico. Bene, per quanto riguarda il nostro mirino elettronico, ecco, ora ci spostiamo un po', vediamo. Ecco, questo può essere anche, diciamo, girato se vogliamo fare delle videoregistrazioni in cui non possiamo tenere diciamo, l'occhio attaccato sul mirino. Questo si può anche girare in modo da avere una visione anche diciamo, dall'alto dell'immagine che si è creata. Poi qua troviamo la correzione diottrica del mirino. Ecco, mi sembra che ci sia una regolazione di meno 2 più 2 diottrie. Ecco, in questo nella parte di sinistra, muovendo il cursore verso sinistra, si va in negativo nelle diottrie, mentre diciamo andando sulla destra si ha un aumento positivo delle diottrie. Bene, io credo di aver spiegato tutto per quanto riguarda questi comandi. Ora andrei ai comandi sulla parte superiore della telecamera. Bene, siamo passati alla parte superiore della telecamera che andremo ad esaminare fra poco. Questi sono tutti dei pulsanti diciamo a vista, che rimangono a vista sul bordo superiore della telecamera. Allora andiamo a esaminare questa rotellina qui, che è il tracking, cioè regola l'altezza della testina di lettura, e diciamo che quando si usa solo come telecamera questa indicazione va sempre tenuta nel
nel centro, dove vedete questa tacchetta, e va tenuto in questa posizione qui, mentre se si dovesse usare l'apparecchio come registrazione, cioè per la visione delle videocassette, in caso di disturbo si può ruotare per regolare, per adattare, diciamo, la telecamera al nastro eventualmente registrato con un altro videoregistratore. Quest'altro tasto qui è il tasto generale, è l'otturatore, cioè l'interruttore generale che diciamo accende la macchina e la spegne, è l'interruttore generale. Questi altri due pulsanti qui riguardano il contatore che si trova all'interno del mirino visionandolo. Tenendo conto che guardando nel mirino noi troveremo nell'alto troveremo queste indicazioni qui. Possiamo trovare le indicazioni dello stato di carica della batteria, indicate da due lettere. Sulla sinistra vedremo la E, sulla destra vedremo la F, che significa, insomma, quando si trova sulla F vuol dire che è full, la batteria è carica, mentre quando si va verso la E la batteria si sta scaricando. Voi vedrete dei trattini tra queste due lettere che indicano lo stato di carica della batteria. Allora, quando la batteria è carica ci dovrebbero essere sulle 4 lineette che ci indicano che la nostra batteria è perfettamente carica, e quindi possiamo andare avanti nella nostra videoregistrazione. Poi al di sotto di questo appunto dello stato di carica della batteria possiamo trovare l'indicazione del contatore del contegiri, diciamo, del nastro. E questo contatore c'è una serie di numeri, e appunto con questo pulsante andiamo ad azzerare il nostro contatore, se ci serve avere l'azzeramento del contagiri, diciamo, per avere delle indicazioni sulla nostra videoregistrazione. Mentre con questo altro tasto, premendolo varie volte, avremo la memoria, vale a dire uscirà una M dopo l'ultimo numero, che ci indicherà che la nostra telecamera sia in avvolgimento, che in avanzamento si fermerà sullo 0, cioè su tutti i numeri 0, quando arriverà lo 0. Mentre premendo un'altra volta toglieremo la memoria, e premendo successivamente toglieremo le indicazioni sia di stato di carica della batteria sia di contagiri, per avere una visione completa dell'immagine. Se cioè guardando all'interno ci dà fastidio, possiamo anche togliere queste indicazioni, o se non ci interessano. Quest'altra serie di pulsantini qui serve per la regolazione del nostro orologio e della data indicativa che andremo a formare sul mirino. Comunque questa accede alle funzioni, mentre questo qui diciamo, si vedrà lampeggiare il dato interessato, e mentre con questo si farà avanzare. Bene, è da dire pure che nel nostro mirino al di sotto potremo avere l'indicazione del giorno, mese e anno con la nostra ora, come ho già spiegato prima, mentre sulla sinistra troveremo le indicazioni del diaframma, che è indicato con una lancetta bianca, diciamo un trattino bianco che va su e giù, che ci indica appunto su quale diaframma sta usando. Vale a dire che se si vedrà questo trattino molto giù, vuol dire che la luce è poca, mentre se lo vedrete salire all'insù vuol dire che la luce è abbastanza sufficiente. Quindi quando è sul basso ci sarà sempre la possibilità di avere delle immagini un po' scure con qualità scadente. Mentre sopra le indicazioni di stato di carica della batteria
quando noi andiamo in videoregistrazione, cioè che premiamo il tasto d'avvio della videoregistrazione, avremo l'indicazione di un segnale, un LED rosso che si accende, e vuol dire che la macchina è in quel momento in videoregistrazione, cioè sta videoregistrando. Poi quando andiamo a toccare l'interruttore del bilanciamento del bianco, che sia che andiamo per interno per luce molto forte, si accenderà una spia a sinistra di quella rossa di videoregistrazione arancione, vuol dire che è stato inserito un bilanciamento del bianco manuale. Bene, ora andiamo ad esaminare un'altra parte della nostra telecamera, non prima di aver detto che questo è il tasto d'espulsione della cassetta, cioè premendo questo pulsante qui azzurro si apre il vano cassetta e si può accedere per l'estrazione o l'inserimento della cassetta, mentre questo pulsante D, che si chiama Edit On e Off, è un tasto esclusivamente quando si usa questo apparecchio per leggere, cioè per il riversamento di nastri, vale a dire che dà un'accentuazione dell'immagine per avere un trasferimento più chiaro. Mi sembra di aver detto tutto, io ora andrei ad esaminare questa parte sottostante che sta sotto questo sportellino. Ecco, vediamo se possiamo spostarci con la nostra, ecco, traballa un po' tutto, va bene, cerchiamo di avvicinarci, ecco. Allora, è da tenere conto, molto importante, perché è successo anche a me appunto questo inconveniente, che quando si vuole videoregistrare questo cassettino, diciamo questo sportellino, va tenuto chiuso, perché funge da interruttore, quindi non permette la videoregistrazione se si trova aperto. Quindi qua accendiamo ai comandi tipici di un videoregistratore. Infatti se siete in possesso di un videoregistratore, come penso, vedrete che i comandi sono più o meno uguali. Allora, sono dei comandi che hanno la possibilità, cioè quando c'è il comando inserito si illumina. Per esempio, se io dovessi mettere in play questa cassetta inserita, ecco, vedete, si illumina la mia lucettina, come pure con lo stop, oppure con il riversamento, eccetera, eccetera. Quindi c'è indietro un play che serve per visionare, un comando di avanzamento, uno stop, un pulsante di pausa, e questo è il pulsantino di registrazione che va diciamo inserito con il play, come in tutti i registratori. Mentre questo pulsante qui è l'audio dubbing, che è una particolarità di questa telecamera, cioè si può tramite questo pulsante, e poi vi rifarete senz'altro al manuale di istruzioni che vi manderò, potete cambiare il commento sonoro su una videoregistrazione, cioè si va ad accedere solo sulla pista audio del nostro video nastro. Bene, quindi quando volete videoregistrare assicuratevi sempre che questo sportellino sia chiuso, perché se no la telecamera non vi permette di videoregistrare. Questo detto che è il pulsante di espulsione della cassetta. Infatti facendo questo pulsante, ecco, si è aperta la cassetta e noi possiamo estrarre la nostra cassetta facilmente in questo senso qui. Bene, allora ci mancano per poter, diciamo, finire solo i pulsanti posteriori che andiamo ora a esaminare. Ecco, mi abbasso solo un attimino con la telecamera. Bene, qua siamo sul retro della telecamera e qui abbiamo il tasto di espulsione della batteria, appunto, in questo senso qui, la nostra batteria esce. Qui abbiamo il
lo spinotto, se vogliamo controllare il sonoro, si può inserire una cuffia, mentre qui è per un telecomando che non è in dotazione della macchina, mentre qui va inserito lo spinotto che ci permetterà di caricare la batteria o di far funzionare la telecamera con la corrente elettrica e non usare la batteria della telecamera. Bene, ora andiamo a esaminare gli ultimi comandi che rimangono sulla parte destra, sull'impugnatura della telecamera. Bene, ora siamo sull'impugnatura. Come abbiamo detto, questa è la fibbia. Qui abbiamo il pulsante di avvio, e qui un altro pulsante d'avvio, casomai ci dovesse servire in questa posizione qui. Bene, per avviare la videoregistrazione, dopo aver impugnato la macchina, premendo una volta quel suo pulsante rosso che si trova qui, o questo, è la stessa cosa, si avvia la videoregistrazione. Per poterla fermare si deve ripremere questo pulsante. Qui, come già vi ho spiegato in precedenza, c'è il comando dello zoom. Tenete conto di non usare molto sto zoom perché consuma un sacco di corrente, mentre qui, in questo punto qui, c'è la possibilità di poter escludere il microfono in dotazione della macchina e poter usare un microfono diverso, vale a dire per poter fare delle interviste, non so, va inserito in questa parte qui. Questo è uno spinotto che comanda tutto il nostro mirino elettronico. Bene, io credo di aver finito. Poi abbiamo il nostro obiettivo che mi raccomando di mantenere sempre pulito, è un obiettivo che va mantenuto sempre pulito, ma non usando sempre dei materiali adatti. Io vi consiglio di spolverare la macchina con un pennello perché è facile che prenda la polvere, quindi va messa in questi punti con della polvere, la polvere si insinua molto facilmente. Quindi con un pennello abbastanza morbido si può anche accedere. Per quanto riguarda l'obiettivo, vi dicevo, si può usare le cose fotografiche. Poi questo è lo zoom regolato manualmente, in questo senso qui. Per andare in macro si spinge un po' e si va nella posizione macro, mentre così, lo vedete, se ne esce. Ecco, questo è lo zoom manuale, mentre così, arrivata a fine corsa, si dà ancora una cosa e si va in macro. Bene, io credo di aver finito, vi saluto e vi auguro un buon divertimento a voi tutti ragazzi e mi auguro che vi divertirete con questa telecamera. Bene, io spero di essere stato abbastanza chiaro, vi raccomando di non scassarla subito e di mantenerla nel miglior modo possibile. Bene, detto ciò vi saluto, vi do un arrivederci al più presto e un caro saluto appunto dal vostro Ferdi. Ciao!